C'è una norma la cui discussione è stata rimandata, l'approvazione è stata rimandata, che può cambiare l'internet come voi la conoscete e renderla un posto meno sicuro per tutti, soprattutto meno sicuro per le libertà personali di ciascuno di voi. No, non sto scherzando, no, non sto enfatizzando. Chat control è un delirio normativo che, come tanti altri deliri normativi, parte da una strada lastricata di buone intenzioni che però non possono funzionare e che dovete sapere. Ho atteso invano che chiunque altro facesse un video in merito di approfondimento, non ne ho trovati che mi soddisfacevano, quindi ci mettiamo tranquilli qui, prendetevi un lungo respiro, un po' di tempo e una tazza di qualcosa di buono e partiamo. Oggi vi spiego che cos'è Chat Control, da dove arriva, perché è stato ipotizzato, quali problemi tenta di prevenire e perché in realtà così è morte e distruzione e delirio totale per le libertà online. Io sono Matteo Flora, mi occupo di questo campo da oltre un decennio, soprattutto nel monitoraggio della rete, e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Partiamo dall'inizio. Chat Control è una proposta della Commissione europea che obbliga di base i fornitori di servizi di comunicazione digitale, email, messaggistica, chat, ma tanto altro verremo anche, a monitorare automaticamente tutte le comunicazioni private alla ricerca di contenuti sospetti di XAM. Specificheremo una volta XAM che cosa vuol dire. Vuol dire Child Sexual Exploitation Material, cioè materiale di sfruttamento sessuale di minori, pedopornografia ma non solo. Per non essere demonetizzato utilizzerò oggi solo la parola XAM, ok? Ogni volta che sentite XAM sapete che è quello. Questo monitoraggio deve essere effettuato secondo Chat Control su tutte le comunicazioni, comprese quelle criptate end-to-end, come, se sono criptate non lo posso fare, tramite la scansione di queste conversazioni quando arrivano a livello di client, quindi mittente e destinatario dei dispositivi degli utenti. Perché nasce? La proposta di Chat Control nasce in realtà con un obiettivo nobile, quello del contrastare la diffusione del materiale di sfruttamento dei minori online. Materiale che include tanti contenuti, immagini, video, testi, video che mostrano abusi sessuali sui minori o anche adescamento, ok? Le ragioni specifiche per cui si vede necessario far partire Chat Control sono 4. Uno, l'aumento dei casi di XAM. Negli ultimi anni c'è stato, è vero, un aumento significativo dei casi sia di sfruttamento sessuale che di diffusione di materiale online e le autorità europee cercano metodi molto più efficaci per contrastarli. Poi c'è una parte di prevenzione del crimine, ovviamente. L'obiettivo principale è identificare e fermare i pedofili e i criminali che utilizzano le piattaforme online per diffondere XAM, ma non solo, anche per un altro dei termini, groomare, per adescare i minori, per irretire i minori, da grooming in inglese. Quindi se mi sentite dire XAM e grooming sapete che cosa vuol dire. XAM sono i contenuti sessuali di abuso sui minori, mentre invece grooming è adescamento. Terzo fattore è l'inefficacia delle misure attuali, cioè le misure di controllo volontarie attuate dalle varie piattaforme non sono considerate e non lo sono obiettivamente sufficienti a combattere il problema. La proposta mira quindi a rendere obbligatoria la sorveglianza per tutti i fornitori di servizi, aumentando così la superficie coperta e la capacità di individuare ovviamente il materiale. E poi ovviamente c'è la protezione dei minori, obiettivo dichiarato quello di proteggere i minori dagli abusi sessuali e assicurare che i contenuti che eventualmente finiscono online vengano prontamente rilevati e rimossi.
Parliamo un attimo del contesto normativo. Allora, la proposta si inserisce in un contesto davvero molto più ampio della legislazione europea su tutta la parte di dati e sicurezza. È una parte degli sforzi che la Commissione europea prova a fare per costruire un ambiente digitale sicuro ed inclusivo per tutti. Ok? Voglio essere per adesso ancora carino e coccoloso. La cronologia non arriva da proprio dietro l'angolo, è un percorso difficile e lungo. Parte dal 2020, dove la Commissione europea ha proposto una legislazione temporanea per consentire il controllo delle chat, quindi permettendo ai fornitori di servizi di messaggistica di scansionare volontariamente le comunicazioni private. Voi dite, aspetta, in che senso? Beh sì, perché la scansione, anche solo per la prevenzione dei suicidi, come veniva fatta, è contraria al GDPR, quindi ovviamente era necessario creare un'idea, una piattaforma legislativa che consentisse anche solo di cercare. Se voi dite, ma perché non tolgono, che ne so, ma perché le truffe online non le tolgono quando mi stanno chattando e scrivendo? Perché i fornitori non avevano, e adesso non hanno per crittografia, ma lo vediamo da un'altra parte, la possibilità di vedere i dati in transito. Si arriva a un'approvazione temporanea di quello che viene chiamato Chat Control 1.0, quello di cui parliamo è 2.0, a luglio del 2021 per consentire il controllo volontario delle chat. L'11 maggio, credo, del 2022 la Commissione europea presenta una proposta per rendere obbligatorio il controllo delle chat per tutti i fornitori di servizi, non più su base quindi volontaria, eccetera, ma stavolta ci infila dentro anche quelli end-to-end, cioè quelli cifrati a tutti gli effetti. Questa proposta è stata sviluppata nonostante il fatto che c'era stata una consultazione pubblica e la consultazione pubblica ha mostrato pesantissime opposizioni. Ve le racconto dopo tutte, però sì, enormi. Calcolate che di quella consultazione oltre l'80% dei partecipanti era contrario all'obbligo di utilizzare il controllo delle chat, in particolare proprio su quelle critate, quelle end-to-end. Non solo, nel novembre 2003, nonostante quello, il Parlamento europeo ha adottato quasi all'unanimità, quasi, un mandato negoziale per modificare il disegno di legge e cercare di proteggere la segretezza delle comunicazioni digitali e escludere il controllo indiscriminato di queste chat. Da che si arriva adesso, a quest'anno. A gennaio la Commissione europea propone l'estensione di 2 anni del controllo volontario delle chat, cioè quello di Chat Control 1.0. A febbraio iniziano i triloghi tra Parlamento, Consiglio e Commissione per negoziare una versione finale. A marzo del 2024, dopo una serie di discussioni eccetera tra i membri in cui si cerca un accordo, si addiviene più o meno ad un accordo. A giugno la Presidenza del Consiglio ha presentato un rapporto sui progressi e i ministri dell'interno della UE hanno discusso sulla posizione e sulla proposta a questo punto di rendere obbligatorio in Chat Control 2.0 questa analisi. Questa settimana il Coreper, che è il Comitato dei rappresentanti permanenti, è riuscito ad adottare una posizione sulla proposta e ci sono tentative di approvare. Ancora adesso però saltate ma con un pericolo, perché nei prossimi passaggi si pensa che si stia aspettando, lo dice anche Key4Bits, come me è della stessa opinione, vediamo se riesco a farlo vedere. Cosa dice Chat Control? C'era un periodo di eccolo qua. Secondo Breyer, i sostenitori di Chat Control vogliono approfittare del nuovo legislativo europeo, ossia il periodo durante il quale il Parlamento è in fase di costituzione e quindi ovviamente su cui c'è meno attenzione su questi temi. Dividiamo un secondo.
Vi racconto cosa dice la proposta di Chat Control e poi vi racconto tutti i problemi che io ci vedo, e dobbiamo andare molto lungo, ma devo rimettere a posto perché è storta la telecamera e questa cosa mi sta dando un po' fastidio, un po' tanto fastidio perché è storta. Oh, molto meglio. No, è troppo alta. Ora partiamo dall'inizio, i punti principali di Chat Control. Sto guardando anche gli appunti, ho degli appunti ovviamente, ce ne sono un po' troppi. Primo punto, sorveglianza automatica. Tutti i fornitori di servizi di comunicazione, email, messaggistica, chat, devono monitorare automaticamente tutte le comunicazioni private per individuare i contenuti sospetti legati allo sfruttamento sessuale dei minori, compresi i servizi criptati end-to-end, cioè anche i servizi di comunicazione criptati da una parte all'altra, dove quindi il flusso di dati è cifrato, come WhatsApp, Telegram, Signal, devono implementare la sorveglianza. E tu dici no, non è possibile perché se è cifrato, no, c'è un momento in cui il dato non è cifrato. Quando io lo vedo non è cifrato, quindi sul mio dispositivo, sul mio device, prima di essere mandato da un'altra parte e dopo che è arrivato e me lo fa vedere, lì dentro il dato non è più cifrato, e quindi si obbliga i fornitori a modificare i loro client, a modificare Telegram, WhatsApp, eccetera, per far diventare un sistema di spia sul contenuto inviato e ricevuto, per controllare che non sia XAM. Non solo, si integra anche tutta una serie di funzionalità importanti, obbligatorie, di blocco delle reti, cioè si introduce l'obbligatorietà di implementare sistemi di blocco di una rete per impedire l'accesso ai contenuti illegali ospitati al di fuori della UE, ok, tramite le tecniche di blocco degli URL, un po' quello che viene fatto per la proprietà intellettuale anche per questo tipo di servizi. In mezzo a tutto questo c'è anche la verifica dell'età. Vengono richiesta l'implementazione di sistemi di verifica dell'età per l'accesso e alcuni servizi di comunicazione e applicazioni, per prevenire la possibilità che i minori entrino in piattaforme potenzialmente pericolose. Ah, Matteo, ma c'è già? Sì, non a livello europeo, cambiano determinate cose in giro per le varie parti e non funziona. I sistemi che ci sono adesso, più o meno volontari, non funzionano. È inutile girarci attorno, dai. Un'altra delle cose interessanti è la censura degli App Store. Cioè gli App Store devono verificare l'età degli utenti, impedire l'accesso ai minori a determinate applicazioni, eccetera, e quelle considerate a rischio di grooming, cioè a rischio di adescamento e di altre forme di abuso. Un altro punto fondamentale è che questo obbligo si estende ai fornitori anche fuori dall'Unione Europea, che se vogliono comunque raggiungere gli utenti in Europa devono uniformarsi alla regolamentazione. L'altra parte che cambia tra 1 e 2 è l'estensione del controllo ai servizi di hosting, cioè tutti i servizi di hosting, inclusi web hosting, social media, servizi di streaming video, file hosting, cloud services, eccetera, sono inclusi stavolta nella regolamentazione, e quindi anche loro devono monitorare i contenuti caricati. Poi c'è l'obbligo di reporting e segnalazioni. Le segnalazioni di contenuti sospetti devono essere trasmesse alle autorità, e in molti casi direttamente alla polizia, senza la necessità di una revisione umana preliminare. Quindi tutto quello che in teoria può essere quel tipo di contenuto viene mandato direttamente alla polizia. Un po' come funziona in realtà con gli hash negli Stati Uniti, con l'NMAC americano. Ovviamente se i fornitori vengono a conoscenza di materiale chiaramente illegale devono rimuoverlo, e prontamente,
e basta. Poi no, c'è un obbligo generico di misure di sicurezza, cioè devono implementare misure di sicurezza efficaci per prevenire l'uso improprio da parte dei minori, come la possibilità di bloccare gli utenti, moderare le chat pubbliche ad alto rischio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo di base l'architettura completa di tutto quello che ci siamo detti. Secondo me vi sono già alzati dietro tutti i capelli ritti, eccetera. Ma se così non fosse, un sospirone e vediamo tutte le criticità di mass control, di controllo della massa oddio santo. Partiamo dall'inizio. Sorveglianza di massa, ok? Grande famiglia della violazione della privacy. Sorveglianza di massa. È inutile che si dica di no. La proposta implica obbligatoriamente una sorveglianza di massa delle comunicazioni private di tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un sospetto concreto, ok? È quello. Indipendentemente dal fatto che ci sia un sospetto, perché le intercettazioni esistono, per la carità del cielo, assolutamente sì, ma sono fatte su un principio dove vengono applicate dove c'è un sospetto. Qui siamo tutti sospetti e tutti sotto sorveglianza, indipendentemente da quello che facciamo. E non c'è bisogno di un fine giurista per capire che questa cosa rappresenta una violazione fondamentale del diritto alla privacy e della riservatezza delle comunicazioni. Nella pratica significa la fine della riservatezza delle comunicazioni, anche se viene fatta da un sistema automatico, poi magari ne parliamo. Non solo, ma in pratica, lo dicevamo prima, la scansione lato client dei messaggi criptati, quelli criptati end-to-end, significa che ogni dispositivo diventerà di base uno strumento di sorveglianza e già pronto per, in questo momento ovviamente, sorvegliare solo il CSAM, però pronto per sorvegliare qualunque altra cosa. E in molti casi dove i gestori, i programmatori di questi singoli device e di questi singoli client possono essere efficacemente costretti a implementare altri sistemi di sorveglianza sopra quello, perché quello esiste già. Tutto questo in assenza, e questo vorrei che vi fermaste un secondo e ci pensaste un secondo, in assenza totale di una supervisione giudiziaria. Cioè il monitoraggio e la segnalazione automatica avvengono senza bisogno del mandato di un giudice. E questo contravviene a molti dei principi fondamentali di giustizia, che richiedono giustamente la supervisione e approvazione giudiziaria per la sorveglianza delle comunicazioni private, che qui invece diventano automatiche. Un'altra grande macrofamiglia è il gioco sull'efficacia e sui falsi positivi, cioè sappiamo che gli algoritmi utilizzati per rilevare XAM sono noti per generare un alto numero di falsi positivi. Ad esempio, c'era un test portato avanti dalla Polizia Federale, non mi ricordo cantonale, no, la Polizia Federale dovrebbe essere svizzera, che ha riportato che l'80% dei contenuti che vengono segnalati dai sistemi di XAM non è criminalmente rilevante. Nel senso, la foto di mia figlia, di mia nipote mezza biotta, è un contenuto di minore, ma non è criminalmente rilevante, ok? Soprattutto se la mando, non la diffondo online, ma la mando a suo papà. Se sono se mia sorella mi manda la foto della mia nipotina in déshabillé, ok? Perché mi manda la foto di lei che stava cambiando il pannolino e l'ha lavata, ok? Cosa che non fa peraltro, ma perché è venuta su bene Cristina, ma lasciamo perdere. Però anche se dovesse farlo, non è criminalmente rilevante, ok? E
Le segnalazioni di falsi positivi includono foto di vacanze, bambini in spiaggia, non solo, spesso e volentieri mi ricordo un caso poco tempo fa, non nudi i bambini, semplicemente è una foto di un bimbo con un costume normale, solo che il costume non è perfettamente visibile, lo vedi se vai a vedere, però di base di colore eccetera sembra che non lo abbia e viene mandato. Tutte queste cose significa una enorme, esagerata quantità di segnalazione che è generata dai sistemi di sorveglianza automatica e che vanno alle forze dell'ordine, ok? Uno, sovraccaricandole, ok? Due, distogliendo tutta una serie di risorse che dovrebbero vedere davvero le indagini vere, mirate, significative e che rischia di ridurre in realtà l'efficacia complessiva nella lotta contro il vero sfruttamento sessuale dei minori. Poi c'è un altro mondo enorme di implicazioni che sono quelle per la sicurezza vera e propria, partendo dalla compromissione della crittografia, cioè per consentire la scansione dei messaggi criptati, spesso sarebbe necessario introdurre una vulnerabilità o più vulnerabilità nei sistemi di crittografia, che in questo modo compromettono la sicurezza delle comunicazioni non solo per i farabutti, ma di tutti gli utenti. Tutta questa serie di vulnerabilità possono essere sfruttate, certo, dalle forze dell'ordine, ma sono vulnerabilità. Se una cosa abbiamo capito è che se le forze dell'ordine possono sfruttare una vulnerabilità, la stessa vulnerabilità verrà trovata da criminali, da governi autoritari, eccetera, e verrà utilizzata male. Ok? Seconda legge di Zuboff, ogni tecnologia che può essere utilizzata per controllo e sorveglianza sarà utilizzata per controllo e sorveglianza. E poi il precedente, ok? Cioè, ve lo dicevo prima quando dicevo che chi scrive client eccetera può essere poi obbligato. L'introduzione di tecnologie di sorveglianza automatica crea un precedente e crea un precedente in questo caso per le intrusioni nella privacy digitale. Queste tecnologie potrebbero, e normalmente succede, essere utilizzate in futuro per altri scopi, come il monitoraggio dei contenuti politici, religiosi e ideologici. Mi fermo un secondo. In contesti autoritari, ok, dove queste cose costituiscono reato al pari dei contenuti sessuali espliciti di minori, al pari dei XAM, non vedo perché i governi non dovrebbero richiedere di monitorare anche quei contenuti, già che fanno il resto. E in contesti autoritari questi strumenti possono essere utilizzati e sarebbero utilizzati per identificare e reprimere chi? I pedofili, no? Dissidenti politici, attivisti per i diritti umani, giornalisti, eccetera. Già, perché l'altra grande macro categoria è l'impatto sui diritti umani e sulla libertà di espressione, partendo dai minori stessi. Cioè i minori che condividono contenuti intimi, che fanno sexting, devono essere criminalizzati? Potrei anche essere d'accordo, ma pensiamoci bene, perché le statistiche mostrano che una parte significativa, ad esempio in Germania, delle indagini per pornografia infantile riguarda i minori stessi. Cioè sono loro che volontariamente hanno condiviso questi contenuti. E in questo caso diventerebbero stigmatizzati e perseguiti penalmente. E questa cosa non può che non avere un impatto devastante sulla vita dei giovani, sul loro futuro, sulla loro reputazione, ok? E poi c'è tutto quel mondo degli spazi sicuri, sapete? Cioè le vittime di abusi sessuali hanno bisogno di spazi sicuri per comunicare con consulenti, terapeuti, altre vittime. La sorveglianza delle comunicazioni può scoraggiarle dal cercare aiuto, riducendo tutte le possibilità di un supporto e di recupero. E la fiducia, forse non è chiaro, ma la fiducia nel fatto che le comunicazioni sarebbero state riservate, la fiducia in generale verso il mondo della riservatezza delle comunicazioni è essenziale per chi denuncia gli abusi, magari anche da fatti da membri della polizia, e che in questo caso si troverebbe ad avere la sua denuncia dell'abuso rimandata alla polizia. E una perdita di fiducia può inibire le denunce e il supporto etico.
da parte di tanti. E ultima parte, ma non è proprio il mio, però facciamoci una discussione, ultimo macro bollone, i problemi etici e di giustizia, perché qui parliamo di base di una sorta di privatizzazione della giustizia. Vi spiego perché. La proposta delega alle grandi aziende tecnologiche il compito di decidere quali contenuti segnalare come sospetti. Questo trasferimento è un trasferimento di responsabilità dalle autorità giudiziarie a entità private che però hanno un diverso grado di trasparenza e un diverso grado di responsabilità. E gli algoritmi utilizzati per il monitoraggio non sono sottoposti a un controllo pubblico. Significa che i cittadini, ad esempio, non hanno modo di sapere come vengono prese queste decisioni e soprattutto non hanno modo di contestare eventuali errori o eventuali cancellazioni o eventuali blocchi. E gli algoritmi di sorveglianza possono riflettere e amplificare, ormai lo sappiamo, bias esistenti nei dati di addestramento, eccetera, soprattutto quando poi queste decisioni sono alla base per definire se un profilo è sicuro o meno, e magari il profilo di mia sorellina che mi manda diventa meno sicuro per altre cose. E poi ricordiamoci che ovunque c'è un sistema di sorveglianza ci sono persone che gestiscono i sistemi di sorveglianza. E i lavoratori delle aziende tecnologiche che gestiscono i sistemi di sorveglianza potrebbero, e spesso è successo, l'abbiamo visto in quasi tutte, abusare del loro accesso, non tanto abusare dell'accesso per la segnalazione, ma il loro accesso alle comunicazioni private. Ed è già successo con casi di stalking, abuso di potere, eccetera, e lo sappiamo che è già successo. Ne abbiamo l'evidenza pratica. Quindi, per chiudere, anche perché credo che siamo a 25-26 minuti, se siete arrivati qui in fondo siete dei dannati eroi e la frase di oggi è, la parola di oggi è drone, ok? Scrivetela qua sotto e già che ci siete iscrivetevi sul canale che dobbiamo arrivare a 100.000, che fare video come questo è complesso, quindi ed è mezzanotte e mezza. Datemi una mano, dai, dicevo, conclusioni. Io sono il primo a dire che la proposta di Chat Control è motivata da intenti nobili di protezione dei minori. Non solo. Sono il primo a dire che è necessario trovare qualche soluzione perché in questo momento non esistono soluzioni efficaci per prevenire tutta una serie di problematiche sui contenuti che vengono ricondivisi, non solo di minori, anche di sexting, anche di più che sexting direi di pornografia non consensuale, eccetera. Sono il primo a dirlo, ma nelle formulazioni di questo tipo e con questa ampiezza Chat Control presenta troppe criticità che potrebbero avere conseguenze gravi e di portata devastante su privacy, sicurezza, diritti umani, libertà di espressione. Le soluzioni tecniche che sono proposte all'interno rischiano fortemente di compromettere la fiducia nelle comunicazioni digitali, il sovraccarico delle forze dell'ordine e introdurre vulnerabilità in sistemi che ci siamo sforzati a rendere sicuri, che adesso diventano vulnerabili by design. E ciò è male. È necessario un approccio che sia più bilanciato, che contempli magari il rafforzamento di capacità investigative, ok, ma che mantenga la protezione dei diritti fondamentali. E sarebbe auspicabile una volta ogni tanto affrontare efficacemente il problema dei pedofili senza per una volta sacrificare davvero su questo altare così pesantemente tutte le libertà civili, perché in un mondo giusto sono disposto a sacrificare un bel po' delle mie libertà civili per il contrasto a questi fenomeni. Ma siccome non viviamo in un mondo giusto, non sono disposto a
cederle perché? Perché l'infrastruttura pensata demanda a delle società private dei poteri sulle mie libertà civili, applicabili in contesti che niente c'entrano con quella parte della pedopornografia, troppi poteri, troppi rischi che non sono disposto a tollerare, soprattutto per un sistema che ha l'80% di falsi negativi. Ora, cosa dovete fare? Saperlo, ascoltare, seguire le varie parti. Se siete persone che possono dire la loro a livello di tech policy, dire la vostra, dire che non sta funzionando, unirvi a gruppi di advocacy, Privacy International, EDRI, noi di Hermes, ce ne sono tanti, ma di base saperlo e non fare in modo che venga applicato semplicemente così, perché nessuno ha detto niente, che è la cosa che mi spaventa di più in assoluto. C'è una vignetta che mi ha fatto ridere ma anche pensare, mettiamola così, non mi ricordo dove l'ho presa, potrebbe essere politico ma non me lo ricordo, devo dire la verità, che è questa: ma non dovremmo guardare per i crimini sessuali e il terrorismo? Ah, no, non ti preoccupare, questo era nell'altra legislatura. E ricordatevi sempre la frase con cui noi chiacchieriamo spesso, che è chi è disposto a sacrificare la propria libertà per briciole di momentanea sicurezza non avrà né l'una né l'altra, e forse non le merita nemmeno. Tutto qui, direi che abbiamo finito. Raccontatemi qui sotto un po' cosa ne pensate, condividete questo video, questa volta ve lo chiedo, in genere non ve lo chiedo quasi più, avete visto, però se vi iscrivete e condividete questo video con quello che avete preso, con i vostri commenti, aggiungendo quello che avrò dimenticato in mezzo, scusatemi, è tardi, però ci tenevo almeno a farlo, aggiungendo il vostro punto di vista, assolutamente sì, però è assolutamente necessario, questa volta, più di tante altre. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estote parado.